Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Cyborg Robocop Alex Murphy, un'edizione De Agostini. Il modello in scala 1:3 e avrà una altezza di circa 62 cm. L'uscita è la numero 41. Andiamo subito a vedere quello che troviamo in questa nuova uscita e a procedere al montaggio. Se c'è qualcuno che ha desiderio di vedere le immagini interne del fascicolo e dare lettura ai contenuti scritti, potrà farlo nel video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Intanto, mentre prendo ciò che ho trovato in questa uscita, saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, e alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, se ne hanno piacere dico questo: iscrivetevi al canale, è del tutto gratuita l'iscrizione, ma a me darete una grande mano. Attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Nella playlist potrete trovare altri modelli e non solo di Robocop, quindi di Cyborg, e se ci fosse qualcuno che avesse piacere di farsi montare il modello mi contatti privatamente, grazie. Allora, qui troviamo, ho messo pausa perché avevo dimenticato di smontare nuovamente il pezzo. Sapete che io, proprio per evitare di farvi fare errori, monto prima tutto il pezzo e poi lo smonto nuovamente per vedere se ci sono delle possibili problematiche e riuscire a risolverle. Adesso, prima di elencarvi i pezzi, vi volevo ricordare una cosa: anche se non ci dobbiamo giocare, ricordatevi di mettere il frenafiletti a queste viti qui, perché poi dopo 2 o 3 volte che aprite questo cade, anche se lo stringete molto forte. Questo poi non sta più nella posizione. Poi vedete voi ragazzi, ci mancherebbe. Questa è la parte inferiore della piastra posteriore esterna. Rivestimento interno della piastra esterna, anche questo è in plastica. Qui è tutto plastica, di metallo ci sono questi 3 pezzi qui. Cerniera inferiore e posteriore della coscia destra. Cerniera inferiore e posteriore della coscia destra, parte A e parte B. Queste lavorano insieme a questa molla. 3 serie di viti. Queste sono da avvitare nel metallo. Vedete la M finale indica metallo. E qui mi sono avvalso di un lubrificante per crearmi i filetti. Potrete usare qualsiasi lubrificante abbiate a vostra disposizione, va bene anche l'olio. E la terza serie di viti invece, come potete vedere la lettera finale P, plastica, va avvitata nella plastica e qui non usate nessun tipo di lubrificante. La prima cosa che sono andato a fare, ho preso 5 viti BP e sono andato a crearmi il filetto qui. Poi ho preso una vite TM e mi sono creato il filetto qui. Il primo è un foro passante, il secondo ovviamente dove va avvitata la vite. Un attimo che sto guardando le istruzioni perché non voglio darvi alcuna informazione non corretta. Ok. E poi infine, eccola qui, con la vite EM sono andato a crearmi il filetto qui. Questo pezzo in metallo, quindi ovviamente ho usato il lubrificante. Bene. Andiamo prima a mettere questa copertura. Quando vi trovate queste parti, anzi no, prima va montato l'altro pezzo e poi va la copertura,
perché abbiamo i 2 perni e il terzo qua che va a completare 1, 2 e 3. Va a completare il tutto. Quindi mi rimuovo queste 3 viti BP. Ecco qui. Qua abbiamo un perno in questa cerniera in metallo che va inserito nel primo foro, non vi potete sbagliare. Puntiamo tutte e 3 le viti necessarie in questo pezzo e poi controlliamo, dopodiché stringiamo solo alla fine. Qui attenzione perché abbiamo un bicchiere sotto, il colarino, che deve entrare perfettamente all'interno. Qui è tutto a posto. Però guardate, vi faccio vedere, se io avvito subito così, è una piccola imperfezione, ma c'è. Abbiamo un dentino qua. E lo so ragazzi, io sono pignolo, ma è così. Vedete questo dentino qui? Bene, adesso io lo vado a controllare andando a stringere questo, mettendo in contrasto il tiraggio dall'altra parte. Quindi devo fare così e avvitare. Vediamo un po' se riusciamo a risolvere qualcosa. Quindi devo premere in là mentre avvito. Adesso vi faccio vedere, guardate. Avete visto che non c'è più il dentino? È perfetto. Ecco perché vi dico, mettete le viti, accertatevi che tutto sia montato correttamente e poi stringete, non prima. Non dovete dare per scontato che dal momento che il pezzo va montato lì, voi non possiate fare nessuna correzione. Una correzione millimetrica si può fare, quindi per questo ve l'ho detto. Qua abbiamo da inserire questo pezzo, prendiamo un cacciavite con la punta più piccola, altrimenti rischiamo di rompere i perni, andiamo a renderlo a cono qui nell'invito. Questo eviterà delle possibili rotture nei perni. Ovviamente lo fate soltanto all'inizio, perché poi il foro in fondo si stringe e garantirà la tenuta corretta in posizione di questo pezzo. Inseriamo tutti e 3 perni insieme e andremo a premere solo ed esclusivamente, guardate bene qui una cosa, chissà se riesco a farvela vedere. Se premete così diritto, vedete che il perno è messo in obliquo? Aspettate. È importante quello che vi sto dicendo adesso, perché poi quando rompete i pezzi vi arrabbiate. Vedete che il perno non è messo così, ma è messo così? Ecco, queste sono le rotture più facili da ottenere se non si fa attenzione quando si inserisce all'interno. Guardate, io metto così, ok? Però quando vado a premere faccio questo errore, premo così. No, perché vi può andare bene, ma facilmente potreste danneggiare il pezzo. Dovete premere tirando verso in qua, verso l'inclinazione del perno, e se no, altrimenti potreste romperlo, e anche così forse si può rompere, figuriamoci.
Ok, è andata bene. Comunque una nota alla De Agostini, mi raccomando, cambiate le aziende che prendete per fare i pezzi, perché veramente guardate in che stato sono queste finiture. Ditemi voi, guardate, ci sono le croste qui. Sono cose che non si possono vedere, soprattutto perché poi i nostri soldi croste non ne hanno, sono a posto, Quindi magari investire su delle aziende che hanno degli ugelli e dei sistemi di verniciatura perfetti non sarebbe male, quantomeno per dare il prodotto come dite che deve essere, e, e accattivarvi in maniera oggettiva di più, visto che i lavori sono fatti poi a regola d'arte, i clienti e i futuri potenziali clienti, senza doverli perdere. Grazie. Chissà che magari qualcuno per sbaglio non mi ascolti. Poi qui ho già inserito la vite ETM. Prendo la molla, prendo questo e lo metto così, con il perno verso il basso. Così. E questo lo inserisco qua così. Adesso vi faccio vedere. Così. Non così. Vedete che va troppo in giù? Non così. Come vi ho fatto vedere prima. Così. Questa parte della molla deve andare verso l'alto. Bene. Fatto questo, prendiamo il pezzo in questa maniera e lo inseriamo così all'interno. Lo metto in linea con il foro, quando vedo la luce da una parte all'altra sarò sicuro che ho centrato bene. Inserisco la vite e stringo. E controllo se lavora bene. Lavora molto bene. Non vi preoccupate, non vi fate trarre in inganno da questi due spazi che avete qui. Questi non vanno a finire qua dentro, è proprio corretto così, vanno messi qui in battuta dove vi cade in maniera del tutto naturale, una volta inserita la vite, la molla, ok? Ok, deve poter fare questo movimento in maniera libera. Bene, una volta fatto questo, io ho già preso due viti BP, me ne sono andata ad avvitare qui e mi sono creati i filetti. Qui andremo a montare la staffa che abbiamo appena, su cui abbiamo appena montato la molla. Così. Quando fate questo lavoro, attenzione, perché qua potrete danneggiare il pezzo, non schiacciate e un attimo distrarvi e fare danno. Perfetto.
Bene, a questo punto prendo questo pezzo qui, vado a svitarmi la vite EM, e vado a inserire questa cerniera qui all'interno. Se vi siete creati i filetti, vi basterà girare il cacciavite al contrario, non appena sentirete il rumore del dentino avvitate, sarete sicuri di aver preso correttamente il filetto senza creare alcun danno. Avete sentito? Qui abbiamo un po' di gioco da poterci regolare, quindi stringiamo e poi controlliamo se chiude bene, altrimenti lo modifichiamo. Adesso vi faccio vedere. Allora, vedete che c'è troppo spazio qua in mezzo. Vediamo se riesco a fare qualcosa piegando. Eh sì, guardate, qui batte e qui c'è troppo spazio, del gioco che vi parlavo poco fa. Allora io vado a piegare la staffa, no a piegare, chiedo scusa, allento questa vite e regolo la staffa un po' più bassa. Adesso vi faccio vedere. Guardate, avete visto? Perfetto, non c'è più lo spazio, assolutamente. Questa è la posizione corretta. È così che mi piace che lavoriate. Dovete sempre ragionare su quello che fate. Qua controlliamo che ci sia correttamente la chiusura. Abbiamo i perni che devono lavorare. Questo poi di fatto si apre così. Vedete? Penso che il montaggio sia terminato, controllo, ma credo proprio di sì. Ecco qua. Stavo controllando questo spazio qua sopra. Se riuscissi magari a fare qualcosa anche per questo. Allora, vediamo un po'. Vedete quanto è largo qui? Non lo so se riesco, però vediamo. Devo andare a agire su questa vite qui e basta. Se può aiutarmi soltanto questa, se ho un po' di gioco, altrimenti no. Sì, altro che. Adesso va bene. Avete visto ragazzi? Mi raccomando, non avvitate così e basta. Controllate sempre, perché alla fine questi particolari fanno la differenza, ve lo garantisco, tra un montaggio eseguito correttamente e un altro invece fatto così, come io dico tante volte, alla carlona. Questo magari si apre da solo adesso, perché poi verrà un blocco. Così come vi ho fatto vedere questo, la vostra caviglia non è rigida come la mia. Questa sta su da sola. Se voi inclinate un po',
indietro come adesso la mia gamba, la vostra va giù, e vi ho fatto vedere l'intervento perché poi alla fine deve poter stare su in piedi da solo, al di là della staffa di sicurezza che avrete dietro, così come ho fatto con Iron Man, se mi avete seguito, e lo avrete visto di sicuro. Ok, questo va qui, così. Bene, questo infatti ancora lo devo regolare, vi faccio vedere la differenza, lo farò alla fine perché mi piace usarlo come esempio. Guardate il gioco che abbiamo qua, lo avete anche voi, eh? Io sono andato a toglierlo con quel video straordinario, qui ne ho molto di meno, guardate. Avete visto? E questo fa la differenza, soprattutto poi negli scatti, che è molto debole, scatta bene ma non deve essere così, deve essere più rigido il movimento, così come ho fatto sull'altro. Comunque gli interventi, se avete piacere, li trovate tutti nei miei video. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, io adesso vado a prepararmi l'uscita numero 42, poi la 43 e la numero 2 della base premium. Un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari, grazie del vostro tempo, a tutti quanti, grazie di avermi fatto superare il 1.000.000 di visualizzazioni totali. Mi raccomando, sempre che ne abbiate piacere, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao a tutti!